Immaginate i cieli d'Europa nel 1944. Siete un pilota alleato in missione sul fronte orientale e all'orizzonte spunta una sagoma che gela il sangue. È un caccia tedesco, un Messerschmitt Bf 109, ma non è uno qualunque. Sul muso ha un inconfondibile tulipano nero dipinto. È un presagio di morte. Ai comandi c'è un uomo che, da solo, ha abbattuto 352 aerei nemici. Avete capito bene, 352. Un numero che sembra uscito da una leggenda, non da un rapporto di guerra. Non era solo un pilota, era un fantasma. I suoi nemici, che lo temevano e rispettavano, lo chiamavano il Diavolo Nero. Per i suoi compagni, invece, era semplicemente Bubi, il ragazzino, per via di quel suo viso quasi da fanciullo. Ma com'è possibile che un giovane pilota, la cui carriera era iniziata con un disastro, sia diventato l'asso degli assi, il cacciatore più letale della Seconda Guerra Mondiale? Questa non è solo la storia di un record, è la storia di Erich Hartmann. Per capire l'uomo dietro la leggenda, dobbiamo fare un passo indietro, a prima che il mondo prendesse fuoco. Se puoi, indossa le cuffie, mettiti comodo e chiudi gli occhi. Stai per ascoltare un viaggio incredibile, tra verità storiche, misteri irrisolti e l'estrema resistenza dell'animo umano. Cominciamo. Erich Alfred Hartmann nasce il 19 aprile del 1922 a Weissach, in una Germania ancora segnata dalla Prima Guerra Mondiale. Suo padre era un medico che, per un periodo, portò la famiglia fino in Cina per sfuggire alla crisi economica. Ma fu sua madre, Elisabeth, a tracciare il suo destino. Elisabeth era una donna incredibilmente moderna per i suoi tempi, una delle prime donne pilota di alianti in Germania. Fu lei a portare il piccolo Erich tra le nuvole, a insegnargli a leggere il vento e a piantare in lui il seme della passione per il volo. E quella passione divenne presto una vocazione. A soli 14 anni, Erich prende il brevetto di pilota d'aliante, mostrando un talento istintivo, quasi naturale. A 15 anni è già istruttore. Quando scoppia la guerra nel 1939, il suo destino è segnato. Nel 1940 si arruola volontario nella Luftwaffe. L'addestramento, però, fu un percorso a ostacoli. Il talento era indiscutibile, ma la disciplina, quella era un'altra storia. Durante un'esercitazione di tiro, ignorò gli ordini ed eseguì una serie di acrobazie aeree non autorizzate. Un gesto di spavalderia che gli costò una punizione, ma che allo stesso tempo mostrò a tutti quella totale fiducia in se stesso che sarebbe diventata la sua arma segreta. Dopo un addestramento lungo e durissimo, nell'ottobre del 1942, Hartmann è finalmente pronto per il fronte. Viene assegnato al Jagdgeschwader 52, una delle unità più decorate della Luftwaffe, schierata sul brutale fronte orientale. Qui, il giovane sottotenente, non ancora ventenne, sta per scoprire che la guerra vera è molto più spietata di qualsiasi simulazione. Non sa ancora che il suo viaggio nella storia è appena iniziato. L'arrivo di Erich Hartmann al Jagdgeschwader 52 non fu esattamente un trionfo. Era circondato da veterani, uomini temprati da anni di battaglie, e il suo aspetto così giovane gli valse subito il soprannome di Bubi, ragazzino, un nomignolo che da un po' canzonatorio divenne presto affettuoso. Ma l'affetto dei compagni non poteva salvarlo dalla sua prima, disastrosa missione. Assegnato come gregario a un pilota espertissimo, Edmund Rossmann, Hartmann riuscì a commettere ogni singolo errore possibile. Preso dalla foga di combattere, spinse al massimo l'acceleratore e superò il suo capo squadriglia, infrangendo la regola numero 1 del combattimento: mai abbandonare il tuo leader. Si ritrovò dritto sulla linea di tiro del suo stesso compagno. Nel panico, perse di vista tutti, nemici e alleati, e come se non bastasse, finì il carburante, costringendolo a un atterraggio di fortuna in un campo. Missione finita. Nessun colpo sparato, aereo danneggiato e una lezione terribile da imparare. Una figuraccia del genere avrebbe stroncato la carriera di chiunque. Ma negli Jagdgeschwader 52 c'erano piloti che sapevano guardare oltre l'errore
e riconoscere il talento. Veterani come Walter Krupinski e Alfred Grislavsky presero Bubi sotto la loro ala. Gli insegnarono non solo a volare, ma a pensare come un cacciatore. Gli trasmisero la saggezza del fronte, la pazienza, il calcolo del rischio e soprattutto l'importanza di colpire solo quando sei sicuro al 100% di farcela. Ci volle del tempo. La sua prima vittoria arrivò solo il 5 novembre del 1942. Durante un attacco a un bombardiere sovietico, il 2 Shturmovik seguì alla lettera gli insegnamenti, si avvicinò di nascosto e aprì il fuoco da distanza ravvicinata. L'aereo nemico esplose con una violenza tale che i detriti colpirono in pieno il suo Messerschmitt, costringendolo a un altro atterraggio di emergenza. Aveva ottenuto la sua prima vittoria, ma era di nuovo a terra con un aereo da riparare. La lezione era chiara. Non basta abbattere il nemico, devi anche tornare a casa intero. Per mesi, i suoi successi furono pochi e distanti tra loro. All'aprile del 1943, dopo quasi 100 missioni, aveva abbattuto solo 7 aerei. Un inizio modesto, quasi deludente. Ma qualcosa stava cambiando. Hartmann stava assorbendo ogni lezione, ogni errore. Stava creando una sua personalissima filosofia di combattimento. Un metodo che presto lo avrebbe trasformato da Bubi, il ragazzino, a un'arma letale. L'estate del 1943 fu il momento della svolta. Il punto di non ritorno fu la gigantesca battaglia di Kursk, uno scontro apocalittico tra carri armati e aerei. In quell'inferno, il metodo di Hartmann raggiunse la sua forma definitiva e i numeri iniziarono a salire a un ritmo pazzesco. Il 7 luglio, in un solo giorno, abbatté 7 aerei. A fine agosto, il suo totale era schizzato da 50 a quasi 100 vittorie. A settembre superò quota 100. Cosa era cambiato? Hartmann non era diventato un mago delle acrobazie. Anzi, a differenza di altri assi famosi per i combattimenti manovrati, i dogfight, lui li evitava come la peste. Il suo segreto era una tattica tanto semplice quanto spietata, che lui stesso riassumeva in 4 passaggi: Sehen, Entscheiden, Angreifen, Abbrechen. Vedi, decidi, attacca, scappa. Primo, vedi. Hartmann era un maestro dell'osservazione. Sfruttava il sole, le nuvole, l'altitudine per vedere il nemico prima di essere visto. Studiava la formazione avversaria, cercando il pilota più inesperto, quello isolato ai margini. Secondo le sue stime, l'80% delle sue vittime non si accorse mai che era lì. Secondo, decidi. Una volta scelto il bersaglio, niente impulsività. Valutava la sua posizione, quella degli altri nemici, e pianificava non solo l'attacco, ma soprattutto la via di fuga. L'obiettivo non era l'eroismo, ma l'efficienza pura. Terzo, attacca. Qui stava la sua letalità. Niente tiri dalla lunga distanza. Hartmann preferiva l'imboscata. Piombava sul bersaglio da un angolo cieco, da sopra o da sotto, e si avvicinava a distanze folli, a volte meno di 50 metri. Aspettava che la sagoma del nemico riempisse tutto il suo mirino e solo allora sparava una raffica, breve e micidiale, dritta ai punti vitali. E infine, il passo più importante: scappa. Subito dopo aver sparato, Hartmann non si fermava ad ammirare il risultato. Eseguiva una manovra evasiva ad alta velocità e spariva prima che i compagni della sua vittima potessero capire cosa fosse successo. Rompeva il contatto, si riposizionava e ricominciava il ciclo. Questo approccio mordi e fuggi lo rese un predatore quasi perfetto. Pensate, in tutta la sua carriera non fu mai abbattuto dal fuoco diretto di un altro aereo. I suoi 14 atterraggi di fortuna furono quasi tutti causati da guasti o da detriti di aerei nemici che aveva appena fatto a pezzi da troppo vicino. Questa simbiosi tra uomo, macchina e una tattica spietata fu la chiave che lo trasformò in una leggenda del fronte orientale. Con il suo metodo ormai perfezionato, la scia di vittorie di Hartmann divenne inarrestabile. Nell'ottobre del 1943
Raggiunse le 148 vittorie e ricevette la Croce di Cavaliere, una delle massime onorificenze tedesche. Ma era solo l'inizio. A marzo del 44 superò le 200 vittorie, guadagnandosi le fronde di quercia da aggiungere alla sua croce. La sua fama, però, travalicò i confini. I piloti sovietici, che subivano perdite pesantissime per mano sua, iniziarono a parlarne. Notarono quel suo BF-109 con il tulipano nero sul muso, un disegno che Hartmann aveva adottato per farsi riconoscere dai compagni. Per i sovietici, quel fiore divenne un simbolo di morte. Si dice che iniziarono a chiamarlo Cherny Diavol, il diavolo nero. La sua reputazione divenne così temibile che il comando sovietico mise sulla sua testa una taglia da 10.000 rubli. Spesso i piloti meno esperti, appena vedevano il suo aereo, rompevano la formazione e fuggivano. Paradossalmente, questa notorietà divenne un problema. Meno nemici disposti a combattere, meno vittorie. Per un po', Hartmann fece usare il suo aereo col tulipano ai piloti più giovani, mentre lui volava su un caccia anonimo per continuare a colpire indisturbato. L'estate del 1944 fu l'apice. Trasferito brevemente in Romania per contrastare i bombardieri americani, dimostrò che il suo metodo funzionava alla grande anche contro i P-51 Mustang, considerati i migliori caccia della guerra. Tornato a est, la corsa riprese. Il 24 agosto 1944 superò la soglia delle 300 vittorie. Un traguardo così incredibile gli valse la più alta decorazione al valore della Germania. La Croce di Cavaliere, con fronde di quercia, spade e diamanti, un'onorificenza concessa solo a 27 uomini in tutte le forze armate. A quel punto, il Comando Supremo gli ordinò di restare a terra. Il suo valore come eroe per la propaganda era diventato troppo grande. Ma Hartmann non era un uomo da parata. Protestò con tutte le sue forze e alla fine ottenne di tornare al fronte. Voleva stare con i suoi uomini, fino alla fine. Continuò a volare e a vincere, fedele al suo codice, che includeva una lealtà assoluta verso i suoi compagni. È leggendaria la sua capacità di proteggere i suoi gregari, tanto che in oltre 800 combattimenti non ne perse quasi mai uno per mano nemica. Gli ultimi mesi di guerra furono un caos disperato. La superiorità aerea sovietica era totale, il carburante scarseggiava, i piloti erano pochi e troppo giovani. Eppure Hartmann continuava a volare. Rifiutò persino l'offerta di passare ai nuovi caccia a reazione. La sua lealtà era per il suo squadrone, il Jagdgeschwader 52. 8 maggio del 1945. La Germania si arrende, la guerra in Europa è finita. Ma sopra i cieli della Cecoslovacchia c'è un'ultima eco di battaglia. Hartmann decolla per un'ultima ricognizione e vede un caccia sovietico che fa acrobazie sopra le linee tedesche, quasi a festeggiare. Per Hartmann è un'ultima sfida. Si tuffa, si mette in coda e con una sola, ultima, precisa raffica lo abbatte. È la sua 352esima vittoria. L'ultimo abbattimento della Luftwaffe nella Seconda Guerra Mondiale. Atterrato alla base, apprende della resa ufficiale. L'ordine per i piloti è di volare a ovest e arrendersi agli americani. Ma l'ordine non include il personale di terra. Hartmann, ora maggiore, si rifiuta di abbandonare i suoi meccanici e armieri. Insieme a tutto ciò che resta del suo reparto, distrugge gli aerei e si arrende alla 90ª divisione di fanteria americana. La speranza di un trattamento equo, però, svanisce presto. In base agli accordi, i soldati che avevano combattuto contro i sovietici dovevano essere consegnati proprio a loro. Per Hartmann e i suoi uomini inizia un incubo che durerà 10 anni. Considerato un criminale di guerra per le perdite inflitte all'aviazione sovietica, Hartmann viene spedito nei gulag. Subisce interrogatori, pressioni psicologiche, minacce. I sovietici cercano di piegarlo, di convincerlo a collaborare con l'aviazione della Germania Est. Lui si rifiuta, sempre. Questa resistenza gli costa una condanna a 25 anni di lavori forzati. Ma lo stesso spirito che lo aveva reso un asso dei cieli gli permise di non spezzarsi.
Organizzò scioperi, protestò e non si piegò mai. Fu solo nel 1955, grazie a un accordo politico, che gli ultimi prigionieri di guerra tedeschi furono liberati. Dopo 10 anni e mezzo, Erich Hartmann tornò finalmente a casa. Trovò una Germania distrutta e divisa. Era un uomo segnato, ma non vinto. La storia di Erich Hartmann è una di quelle che ti lasciano senza fiato, un mix incredibile di abilità, tattica e sopravvivenza. Se racconti come questo vi appassionano, sapete cosa fare. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi i prossimi video. E già che ci siete, diteci nei commenti quale altro personaggio o evento storico vorreste che raccontassimo. Tornato a casa, Erich si riunì finalmente con sua moglie Ursula, che lo aveva aspettato per più di 10 anni. E contro ogni previsione, la sua vita militare non era ancora finita. Entrò nella nuova Luftwaffe della Germania Ovest, diventando il primo comandante del prestigioso Jagdgeschwader 71 Richthofen. Tuttavia, il suo carattere schietto e la sua integrità lo misero spesso in contrasto con i suoi superiori. Si oppose con forza all'adozione del caccia F-104 Starfighter, che riteneva insicuro e pericoloso per i suoi piloti, una posizione che, tragicamente, si rivelò corretta. Questa sua testardaggine gli costò un ritiro anticipato nel 1970. Lontano dai militari, lavorò come istruttore di volo civile, cercando sempre di stare lontano dai riflettori. Erich Hartmann, l'asso degli assi, il diavolo nero, si spense il 20 settembre del 1993. Nel 1997, nell'ambito di una revisione più ampia delle condanne ai prigionieri di guerra, la Federazione russa lo prosciolse da ogni accusa, ammettendo di fatto la natura politica della sua lunga e terribile prigionia. Quindi, come ricordiamo Erich Hartmann? Da un lato c'è il record pazzesco di 352 vittorie, un numero che oggi, nella guerra moderna, è semplicemente irraggiungibile. Dall'altro c'è la storia complessa di un uomo che combatté per un regime terribile, ma che lo fece seguendo un suo codice personale, concentrato non sull'odio, ma su una letale equazione matematica fatta di tattica, efficienza e sopravvivenza. La sua è la testimonianza incredibile di cosa un essere umano può fare quando viene spinto al limite estremo.